Oggi ti presento la moto che ha fatto TVS Grande. In realtà stiamo parlando di uno scooter. TVS era il quarto produttore al mondo, ha scalato la classifica, è arrivato al terzo produttore nei dati di febbraio. Addirittura danno come il secondo produttore con la crescita più importante nel mondo della produzione delle moto. Oggi presentiamo Jupiter. Jupiter è uno scooter totale con una fascia di prezzo aggressivissima, ma in questo caso abbiamo uno scooter veramente che incontra tutte quelle che sono le esigenze di mobilità cittadina degli amanti motociclisti e scooteristi del mondo. Adesso vi spiego qual è il segreto. Non siamo su una ruota alta, qualcuno torcerà il naso, però se ne hanno fatti così tanti di scooter sicuramente, e oltretutto viaggiano nelle strade indiane, sicuramente il plus è da ricercare nella ciclistica e nella componentistica di questa moto. Pur essendo davanti a una moto di fascia economica, ricordiamo che in Italia il prezzo è posizionato a 2.199 euro, vediamo che lo Jupiter non si fa mancare proprio niente, niente, niente. Cosa significa? I dettagli, come ci piacciono a noi, analizzando le moto dall'alto verso il basso, non si sprecano, come per esempio le cromature sugli specchietti, gli specchietti che sono di ampie dimensioni e sono ancorate al manubrio, e guardate, la posizione di guida è veramente, veramente comoda. Poi lo proveremo pure in dinamica, vi farò vedere quanto è maneggevole questa moto, ma i dettagli anche, per esempio il freno a mano, cioè il freno che ti blocca il freno anteriore, questa leva molto utile, serve proprio per bloccare la moto e assicurarla quando noi la parcheggiamo nelle strade in discesa o in punti non proprio consoni. Questo qua la parcheggiamo a doppio cavalletto laterale, ma ci arriviamo anche alla strumentazione. Parliamo di una moto, di uno scooter con diciamo 2.190 euro, già è completissima, col display digitale ci dice quanto carburante c'è, ci ricorda che ci dobbiamo legare il casco, abbiamo due mappature, la possibilità di avere l'avviamento senza motorino elettrico e i comandi direttamente con uno studio ergonomico veramente importante. Per quanto riguarda le indicazioni, abbiamo anche le frecce con un rimando acustico, non so se si sente, e ci ricorda proprio che la freccia è accesa. Questa aumenta la sicurezza in marcia, perché spesse volte ci si dimentica della freccia e soprattutto in città diventa pericoloso quando gli scooter scartano e improvvisamente stiamo dicendo una cosa a chi ci precede e in realtà facciamo tutt'altra cosa. Con le frecce, vedete, si illuminano, ovviamente siamo davanti a frecce a LED e proiettori a LED, si illuminano e abbiamo anche un ritorno acustico importante. Per quanto riguarda vedete i fari, dovremmo metterlo in moto, ma in questo momento all'interno non possiamo farlo. Per quanto riguarda la plancia di comando, è progettata per essere veramente comoda. Come dicevo, si avvia, qua c'è il bottone di stop, si avvia senza motorino d'avviamento come tutte le nuove tecnologie. È una moto che è progettata per essere comoda. Guardate, avete il gancio subito sotto il canotto dello sterzo, avete il gancio anche centrale che esce, sono ganci collaudati per 3 kg. Da questa parte, molto utile, vediamo praticamente l'uscita del serbatoio. Ecco, il pieno si fa da qui, quindi non c'è bisogno di scendere dalla moto, non c'è bisogno, voglio dire, di scendere dallo scooter per fare il pieno, si arriva direttamente al rifornimento e si fa il pieno. Questo significa che anche, come vedremo con lo scooter
a pieno carico non c'è bisogno di aprire la sella, fermare, spegnere, mettere a cavalletto, direttamente si arriva, il motore automaticamente si spegne e si va ad operare. La linea di questo scooter è una linea importante perché nasconde tantissimo spazio all'interno sotto la sella. Guardate, vi faccio vedere, questo è l'assetto laterale, abbiamo anche il cavalletto centrale. Questa è la linea dello Jupiter. Cosa importante, guardate, le pedane per il passeggero sono ampie, veramente ampie, il che significa magari un comfort di guida molto importante per chi ci portiamo dietro, ma soprattutto vedete un maniglione veramente importante, un maniglione fatto per resistere e per non legarsi praticamente al pilota. Siamo davanti a un 125, quindi guidabile con patente B, anche senza l'uso della patente A. Non passa a noi inosservato neanche la possibilità di avviarlo con la leva. Direte perché? Non ha l'avviamento elettrico? No, ce l'ha, ma ha anche un avviamento in riserva. Qualora la batteria l'aveste dimenticata accesa e si dovesse scaricare, avete comunque la possibilità di metterlo in moto, ma le cose belle di questo scooter ancora devono essere mostrate perché vedete ha una sella veramente ampia e se noi andiamo a vedere come esatto, in questo momento vedete, avete sentito questo rumore perché abbiamo il cavalletto inserito, abbiamo anche l'allarme per il cavalletto. Quando noi stacchiamo l'allarme per il cavalletto e apriamo il vano sottosella è veramente ampio, ve ne renderete conto tra poco, può contenere 2 caschi integrali e in questo caso, guardate, abbiamo giusto un fardello da 6 bottiglie da 2 litri che entrano comodamente sotto la sella, ma come dicevo, al di là del fardello da 2 litri, può tranquillamente ospitare i caschi integrali, ne può ospitare 2, questo lo rende lo Jupiter una moto ideale per andare a fare la spesa, portare i figli a scuola, diciamo tutti i giorni entrare in contatto con l'urban, con la città, anche perché sono delle moto che consumano veramente poco. Ronin ci ha abituato a consumi di 50 km con un litro, qua andiamo veramente oltre i 50 km con un litro. Sono delle moto che consumano veramente poco. Cosa dire ancora? I dettagli ne fanno la differenza, come per esempio la presa USB che ci consente di caricare il nostro telefono, che possiamo lasciare tranquillamente qua, vedete, ampi marsupi, possiamo prendere il telefono, lasciarlo là, andare in giro col nostro casco e ricevere le telefonate in maniera automatica, soprattutto se abbiamo il casco col Bluetooth. Altre chicche sulle chicche che per esempio non sempre vengono fatte notare: oltre ad avere uno stop veramente molto grande, abbiamo anche un catarrifrangente che non è alimentato come lo stop. A cosa serve? Serve proprio per dare massima visibilità, soprattutto quando lo scooter lo lasciamo per esempio per strada, no? Questo aumenta ancora una volta la sicurezza attiva e passiva. Ovviamente i catarrifrangenti presenti anche sulla forcella completano la dotazione e lo rendono adeguato alle normative europee. Bello anche il contachilometri, bella anche la possibilità di avere le mappature, quindi un trip computer che ci dice esattamente quello che sta succedendo sulla nostra moto. Siamo davanti, vedete, ci ricorda che dobbiamo indossare il casco, siamo davanti uno scooter veramente evoluto a un prezzo veramente contenuto. Ovviamente possiamo entrare nella modalità per settare tutto, chilometri totali, chilometri parziali. Lo Jupiter oggi rappresenta il massimo per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, perché, ripeto a dire, siamo davanti a uno scooter da 2.199 euro e tanti altri scooter usati anche di 5 anni nella loro categoria 125 costano anche più del doppio, ma soprattutto 5 anni di garanzia. TVS è talmente tanto sicura dei suoi prodotti
che li garantisce per 5 anni. Quindi 2.199 euro, 5 anni di garanzia e 5 anni anche di assistenza stradale che è assicurata in tutta Italia dal circuito Mafre, e ancora la possibilità, a secondo quelli che sono le campagne promozionali, di utilizzare anche sistemi di pagamento a tasso agevolato. In questo momento, per esempio, nel momento in cui noi stiamo registrando, c'è il tasso 0. Ma al di là di tutto, i contenuti tecnici di questo scooter ridisegneranno comunque totalmente la mappa degli scooter di bassa gamma. Guardate amici, anche nei dettagli, IntelliGo sarebbe praticamente le funzioni elettroniche legate a questo scooter. Ovviamente cerchi in lega rettificati, ed è una moto alla quale veramente non manca nulla. Cerchi in lega, freni a disco anteriori con vedete le pinze a pistoncino molto generose, quindi una frenata veramente molto potente. Cosa dire ancora? Visto e considerato che abbiamo il serbatoio sotto, abbiamo un baricentro veramente basso che aumenta la guidabilità e la fruibilità di questa moto. Se volete maggiori informazioni, qua giù in basso trovate il link, date i commenti, per maggiori informazioni tecniche vi rimando al sito di motocult.it.